Oggi faremo un esercizio insieme. Cominciamo subito da alcuni esempi. Lascio 2 panini per questa sera. Ne lascio 2 per questa sera. In questo caso ne serve a sostituire la parola panini. Altro esempio. Ho letto tutti i libri di Tabucchi. Li ho letti tutti. In questo caso li si riferisce ai libri di Tabucchi. Ebbene, questo è l'esercizio che faremo oggi, ovvero ti chiedo di sostituire le parole sottolineate con il ne oppure con i pronomi diretti. Ciao, io sono Eli e aiuto gli studenti di italiano a parlare in modo sicuro e fluente e oggi ti aiuterò a utilizzare la particella ne. Cominciamo dalla prima frase. Non conosco molto bene quella ragazza. Ora sostituiamo quella ragazza con il pronome adeguato. La frase diventa non la conosco molto bene. La serve per sostituire quella ragazza. Frase numero 2. Non ho voglia di andare a ballare. Non ne ho voglia. In questo caso utilizziamo il ne perché c'è la preposizione di, cioè il ne serve per sostituire di andare a ballare. A proposito, ti ricordo che su quest'uso del ne puoi guardare questa video lezione. Troverai il link qui sotto in descrizione. Terza frase. Volete bere un altro caffè? Ne volete bere un altro? In questo caso c'è una quantità, pertanto dobbiamo usare il ne. Frase numero 4. Capisco un po' lo spagnolo, ma non lo parlo. Lo capisco un po', ma non lo parlo. Quinta frase. In questo ristorante cucinano i funghi molto bene. In questo ristorante li cucinano molto bene. Sesta frase. Ha parlato per ore del suo ultimo viaggio. Ne ha parlato per ore. Ricorda che anche in questo caso c'è la preposizione di, pertanto usiamo il ne. Se vuoi conoscere i 10 elementi essenziali per imparare l'italiano, puoi scaricare questa guida gratuita. Troverai il link qui sotto in descrizione. Ed ora continuiamo con la frase numero 7. Ho visto tutte le capitali europee. Le ho viste tutte. Ricorda che quando parliamo della totalità usiamo sempre i pronomi diretti. E siamo giunti all'8ª frase. Stasera ho bisogno della tua macchina. Stasera ne ho bisogno. Anche in questo caso, come vedi, usiamo la preposizione di. Il verbo è avere bisogno di qualcosa e pertanto usiamo il ne. Chissà come sta andando fino ad ora, ma continuiamo con la frase numero 9. Per fare la pasta alla carbonara per 4 persone servono 4 uova. Per fare la pasta alla carbonara per 4 persone ne servono 4. Stiamo parlando delle uova, in questo caso c'è una quantità e pertanto usiamo il ne. A proposito, ricorda che se l'uso del ne
partitivo ti crea dei problemi, c'è una bella video lezione su questo canale. La puoi scaricare cliccando il video che troverai in descrizione. Ed eccoci giunti alla frase numero 10. Cercano uno spagnolo per la traduzione, ma io non conosco nessun ragazzo spagnolo. Cercano uno spagnolo per una traduzione, ma io non ne conosco nessuno. Ricorda che quando c'è la quantità 0 si usa il ne. 11ª frase. Devo comprare del cioccolato. Ho bisogno del cioccolato per fare la torta. La frase diventa: devo comprare del cioccolato, ne ho bisogno per fare la torta. 12ª frase. Ho fatto le lasagne al pesto. Lascio una porzione di lasagne a Luca per stasera. Ho fatto le lasagne al pesto. Ne lascio una porzione a Luca per stasera. In questo caso stiamo indicando la parte di un tutto. Non lascio tutte le lasagne, bensì solo una parte. Pertanto usiamo la particella ne. Ti chiedo di dirmi com'è andata e se sei arrivato o arrivata fino a qui, ti chiedo di scrivere cuffie qui sotto. Oggi abbiamo fatto un bell'esercizio sui pronomi italiani. In concreto abbiamo parlato della particella ne e abbiamo usato i pronomi diretti. Ma che mi dici dei pronomi indiretti? Li sai usare bene? Scopriamoli insieme con questo video. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione, ci vediamo qui sempre su Italiano con Eli.